E lui, chi se lo ricorda? Mamma mia ragazzi, che spettacolo! Questo bestione che solo a sollevarlo così ti vengono i muscoli è lo Xiaomi Mi Drone 4K. Troppi ricordi. Sono passati almeno 5 anni dall'ultima volta che l'ho tirato fuori questo drone ed è sempre bello come la prima volta. E dato che lui è un drone appartenente a un'era tecnologica fa, venne rilasciato nel 2017 come concorrente del DJI Phantom 4 e secondo me è stato un drone fantastico. Ancora oggi il suo design secondo me è davvero bellissimo e attuale, nonostante si utilizzino droni in miniatura oggi. E quindi mi sono detto ragazzi, perché a distanza di tutti questi anni non tirarlo nuovamente fuori, scoprirlo nuovamente insieme e magari capire se vola ancora oppure no, perché sì, siamo alla soglia dei 100.000 iscritti come vedete e magari questo può essere uno speciale carino. Questo bestione pesa la bellezza di 1,5 kg. Oggi ENAC ci metterebbe tutti in galera se volassimo con un drone del genere. Per farvi capire, solo la sua mega batteria da 5100 mAh, oltre 77 Wh, è più grande di quella utilizzata dal DJI Mavic 3, se non vado errato, pesa la bellezza di 458 grammi, quasi mezzo chilogrammo di sola batteria. Però guardate quanto è bella. E funziona ancora! Praticamente ragazzi, la sola batteria è più pesante di un qualsiasi DJI Mini dell'era moderna. Pensate un po' come è cambiata la tecnologia dei droni in poco più di 5 anni. Questo drone così amato, e rimpianto aggiungerei, aveva tanti pregi, ma anche qualche piccolo difetto, come la batteria che ad alcuni capitava si separasse e staccasse in volo. E vedersi precipitare un bestione del genere da oltre 1,5 kg, sperando non in testa ma magari sull'auto, non è che fosse molto piacevole. Batterie tra l'altro molto delicate, capitava si rompessero senza motivo e costavano un botto l'una, però questa funziona ancora. Guardate che spettacolo! E anche il gimbal, dopo tutti questi anni, funziona ancora. Ragazzi, questo era un gimbal e una fotocamera davvero serie, che riuscivano a rivaleggiare anche con il DJI Phantom 4. Tanta roba. E poi vabbè, c'erano queste bellissime luci LED di segnalazione che nemmeno a farla apposta componevano la bandiera italiana, almeno nei colori. Abbiamo il verde, abbiamo il rosso, abbiamo il bianco e facevano una gran bella luce. Bellissimo ragazzi, mi scende la lacrimuccia. Ora però lo spengo ragazzi perché non voglio rischiare. Questa è una batteria che non carico da un annetto almeno, ogni tanto lo tiravo fuori per caricarlo perché ci sono davvero tanto affezionato a questo drone ragazzi. È uno dei droni con cui tanti di voi hanno conosciuto il mio canale, uno dei miei droni preferiti ed è la mia immagine di profilo sul mio account DJI, pensate un po'. Ora ragazzi, perdonate se è un po' ingiallito, dovrei dargli una bella lavata, ma il peso degli anni si sente anche per lui. Notate la scritta Mi perché ai tempi Fimi era ancora un marchio interno a Xiaomi, quindi marchiavano Mi, sia il Mi Drone 4K questo, sia il 1080p uscito qualche mese prima. Le eliche erano a dir poco enormi, però avevano il loro fascino. Si svitavano e riavvitavano con questo sgancio molto intelligente ragazzi, guardate un po', i motori ovviamente brushless di alta qualità che ancora oggi dicono la loro. E ovviamente marchiati anche loro Mi di Xiaomi. Era un drone ingegnerizzato davvero molto bene, persino il carrello di atterraggio aveva questi interruttori che permettevano di richiuderlo in questo modo per poter essere trasportato. E il gimbal, ragazzi, tra l'altro qui abbiamo il GPS integrato, GLONASS, la VPU, radar, sonar. È un drone che ha i suoi anni, però non gli manca nulla ancora oggi se non i sensori anticollisione. Comunque dicevo che anche il gimbal ha un interruttore che permette di rimuoverlo in un istante. E guardate che stile che aveva il modulo gimbal, stabilizzato a 3 assi con inserti dorati, la cam a dir poco bellissima, l'ingresso per micro SD qui dietro. Questa è una ventola di areazione perché riscaldava abbastanza. Insomma, è davvero bello. Non ho altro da dire. Che poi ragazzi, è una mia impressione o i produttori di droni hanno perso tantissimo lo stile? Cioè, non parlo solo di questo Mi Drone 4K, ma anche i droni DJI un tempo erano bellissimi,
tutti diversi tra loro, ora invece sono tutti fotocopie di loro stessi. Dove è finita l'originalità? Dove è finito questo bel design? Sì ragazzi, questa era la borsa, lo zaino che utilizzavo per trasportarlo, mica come le borsette di oggi per i DJ mini. Vediamo se all'interno... Oh sì, c'è ancora tutto, esattamente come l'avevo lasciato, solo un po' più ingiallito. Abbiamo la seconda batteria, il caricatore ragazzi, enorme, anche lui marchiato Mi, comunque tanta roba, ben fatto, ovviamente non USB-C, ma un sistema particolare, ma anche in questo caso la batteria era ben ingegnerizzata perché poteva essere caricata sia da destra sia da sinistra. Un po' di cavetti e ovviamente ragazzi il radiocomando, che secondo me è uno dei più belli ed ergonomici che abbia mai provato su un drone. Stick alti che permettevano un controllo ottimo del drone, anche qui inserti dorati. La batteria è in storage, tasto di accensione, decollo automatico, ghiere per l'esposizione e inclinazione del gimbal, tasti personalizzabili già presenti qui dietro, parti gommate, comunque il materiale è davvero bello anche al tatto. Qui sotto abbiamo la USB, micro USB, perdonatemi, erano quei tempi per la ricarica, e la USB per collegare lo smartphone alla slitta superiore. Ovviamente due antenne separate enormi, queste erano antenne per il segnale radio. Ah sì, e poi c'erano questi calzini da mettere attorno al motore durante il trasporto. Vediamo se carica ancora. Sì, carica. Dopo 5 anni è ancora pronta all'uso. Mentre il drone carica ragazzi, vi faccio vedere l'applicazione ufficiale del Mi Drone 4K, che purtroppo non è più ottimizzata per i device Android recenti, quindi o avete un telefono vecchio oppure non vi fa procedere, non vi fa andare avanti, ma non preoccupatevi perché ho la soluzione. Un mio amico ha infatti ricompilato l'applicazione ufficiale rendendola compatibile con tutti i nuovi smartphone e ve la lascio linkata nel mio canale Telegram, primo link è qui sotto in descrizione video, Tech Best Deals, entrateci, cercate Xiaomi Mi Drone 4K e troverete tutti i link utili, le informazioni utili del caso con l'applicazione da scaricare e tutto il resto. Insomma, entrate su Telegram perché trovate questa, drone in offerta, tante cose, segnalazioni nuovi video, quindi vi aspetto, cioè cosa aspettate? Siete già in oltre 30.000 sul canale, manchi solo tu. Quindi ci chiede di connettere lo smartphone al drone, quindi accendiamo smartphone e drone, vado a inserire la batteria che ho già ricaricato, ok, e andiamo a connettere anche lo smartphone e vediamo se funziona tutto oppure no. Allora, radiocomando si è connesso al drone, è diventato bianco, vediamo se ora anche lo smartphone si connette correttamente al drone. Ok, tethering USB l'ho attivato. Nulla. Purtroppo nulla da fare ragazzi, ci abbiamo provato, ma nonostante l'applicazione ricompilata dal mio amico, continuano a persistere seri problemi di incompatibilità tra l'applicazione di radiocomando e il drone in sé. Mi dispiace un sacco, già mi vedevo fuori da qui a provarlo in volo per voi, a mostrarvi i suoi 27 minuti di autonomia, la sua ottima cam, l'orizzonte storto e le eliche che entrano nell'inquadratura. Quello che posso fare però è mostrarvi delle clip che registrai ormai 5-6 anni fa di questo drone, che ancora oggi secondo me ha da dire la sua. Considerate che queste clip sono in 720p, non posso più riscaricarle in 4K, però si può notare un'ottima stabilizzazione e una gran bella qualità video generale. Peccato perché il radiocomando si connette al drone, guardate, posso anche controllare l'inclinazione del gimbal, guardate come è smooth, come è regolabile bene, posso anche leggermente spostarla. Cavoli, applicazione che comunque aveva davvero una bella interfaccia, mica come le DJI moderne che sono spoglie e bruttine. Questa era davvero una bella applicazione, tra l'altro c'erano anche delle smart fly come Waypoint, Circle Mode e altro ancora. Vabbè ragazzi, diciamo che non tutto è perduto, ne ho approfittato per mostrarvi un grande drone intramontabile che purtroppo è stato messo KO al tappeto
solo dalla pessima gestione di Fimi, che invece di valorizzarlo a dovere, perché questo drone avrebbe meritato un destino migliore, avrebbe meritato secondo me anche un successore spirituale, perché ok, ora vanno di moda i mini droni, però un drone come questo secondo me oggi avrebbe una sua nicchia di appassionati. Quindi Fimi, se ci sei, batti un colpo, aggiorna la tua app, perché questo drone vale ancora tanto. Oggi, nel 2023, quasi 2024. Ma detto questo ragazzi, ora voglio conoscere la vostra opinione sullo Xiaomi Mi Drone 4K. Conoscevate questo drone storico oppure no? Parliamone nei commenti. E se avete qualche stratagemma, qualche trucco per poterlo fare volare ancora oggi con gli smartphone Android più recenti, fatemelo sapere. Vi ringrazio ancora per questo traguardo, quasi 100.000 iscritti. Grazie 100.000 volte a tutti. E se questo speciale vi è piaciuto, potrei portarvi nelle prossime settimane altre retro recensioni, chiamiamole così, di altri prodotti tecnologici che ho portato sul canale anni fa, che vi sono piaciuti, ma che ormai sono diventati vecchi, ma che potrebbero dire ancora tanto, come l'Absan H501S, DJI Spark e tanti altri droni o non solo droni. Va bene ragazzi, questo è tutto, un bel like per supportarmi, condividete questo video a tutti i vostri amici nostalgici, iscrivetevi al canale e da me e il Mi Drone 4K è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao amici miei.